Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del volante Moza FSR. Volante al momento top di gamma della linea Moza, perché è l'unico ad oggi che ha anche un display LED eccetera eccetera. Ma ragazzi, visto che c'è tanta carne al fuoco, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare del volante Moza FSR, volante formula del diametro di 28 cm e questa volta vi anticipo che è un volante per PC naturalmente, che può essere utilizzato sia sulle basi Moza ma anche tramite questo connettore anche su altre basi. Inizio come sempre con il packaging, sempre curato e nella linea stilistica che è quella di Moza. All'interno del packaging troveremo un set di adesivi con un libricino introduttivo a quello che è l'esperienza Moza, con tutti gli adesivi che potrete montare sul volante, una brugolina e un piccolo adesivo gommato che, per chi lo desiderasse, andrà ad insonorizzare un pochino i pad del cambio. E poi ragazzi, ben riposto in una bella custodia, il volante. Arriviamo subito alla parte estetica del volante. È un volante con impugnature in pelle. Moza utilizza sempre questo sistema di assemblaggio per la pelle, non mi fa particolarmente impazzire perché ci potrebbero essere, e ci sono anche altre aziende, utilizzano modi un pochino meno invasivi a livello estetico che non mostrano questo genere di lavorazioni qui. Però nell'impugnatura effettivamente non si sente per niente. Però a livello stilistico è un qualcosa che secondo me in futuro potrebbe migliorare. Sempre la parte dell'impugnatura all'interno ha una gomma, ragazzi, molto rigida. In realtà non saprei dirvi se addirittura sia uno Shore 95, veramente molto dura. È praticamente incomprimibile e anche la parte della pelle è molto fina, quindi non ha un effetto particolarmente gommoso, ma il tipo di pelle, anche utilizzata con le mani, ha un ottimo grip. Una cosa che mi è capitato proprio credo per il tipo di assemblaggio che ha, potrebbe capitare se stringete con un pochino di forza di sentire ogni tanto dei piccoli scricchioli. Nulla a che vedere con la rigidità torsionale del volante, che per quanto mi riguarda è ai massimi livelli. Ma c'è qualcosa nella plastica, nell'impugnatura, che probabilmente ogni tanto capita che scricchioli. Tutta la parte della front cover è in carbonio da 5 mm e infatti proprio questo dona una rigidità torsionale a mio avviso ai massimi livelli. Ci sono poi intorno ai pulsanti, intorno allo schermo, delle piccole rifiniture che donano queste linee in plastica ad iniezione e donano proprio questa linea caratteristica ai volanti Moza. Arriviamo alla dotazione di serie di pulsanti. Ci sono 8 pulsanti, vi faccio vedere il tipo di feedback e ve lo faccio anche sentire, e non hanno un feedback tattile come molti pulsanti percepibile. Non ci sono problemi durante l'azionamento, ma non avete quella sensazione di click se non quello del fine corsa proprio del pulsante stesso. Ci sono poi nella parte frontale 5 encoder rotativi. Parlo di encoder perché questi poi, utilizzando il software, possono essere utilizzati o come rotary, quindi girando da una parte avete l'aumento del valore, girando dall'altra parte la diminuzione del valore, oppure ad ogni click è possibile assegnare un pulsante. Specifico che comunque la possibilità di trasformare questi encoder da rotary, quindi più e meno, a encoder rotativi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, lo potete fare solamente selezionandoli tutti insieme, o li potete utilizzare o tutti come rotary o tutti come encoder rotativi. Troviamo poi nella parte del pollice dei rotary. Molto comodi per l'utilizzo con il pollice. Personalmente con il tipo di impugnatura, con tutto che ho una mano molto grande, non ho trovato nessun tipo di problema
nello spazio che viene lasciato dal volante, quindi a livello di ergonomia personalmente ottimo, e l'utilizzo di questi rotari molto semplice e anche dal click davvero deciso. L'unica cosa che mi viene solo da farvi notare è che c'è un pochino di gioco, vediamo, ecco, così riesco a farvelo vedere, pochino della cover cap, in questo caso una cover cap in plastica. Naturalmente durante l'utilizzo non ci si fa caso, ma rispetto ai rotari frontali fanno un pochino più di movimento. Questi sono molto più stabili nella loro posizione. In più questi qui hanno la cover cap in alluminio. Sempre a distanza di pollice abbiamo questi joystick analogici, che poi tramite il software possono assumere diverse funzioni. In questo caso per mio gusto personale avrei preferito dei Funky Switch, perché hanno il sistema direzionale un pochino più diretto, dovete starci un pochino attenti e per renderci la mano le prime volte. Arriviamo adesso allo schermo, è un 4 pollici,3 e ha una risoluzione 800x480. È uno schermo LCD, la risoluzione l'ho trovata ottima, è possibile leggere anche le scritte più piccole. L'unica pecca personalmente è il livello di luminosità. Essendo un monitor LCD, quando si utilizza la massima luminosità, l'effetto che si ha del nero è molto sbiadito, è più tendente al grigio che al nero. Naturalmente in questo caso vi dico aggiustatevi un pochino l'illuminazione per rendere i colori un pochino più contrastati. Poco sopra il monitor abbiamo una striscia LED RGB, è possibile configurarla in diversi modi e tutto questo tramite software, ma ho fatto un video per voi. Ragazzi, eccoci adesso al Pit House, dove possiamo andare a configurare il nostro volante. Come vedete, andando sulla terza schermata avete già visualizzato quello che è il volante che avete collegato alla vostra base Mozza. Nella parte in alto abbiamo la configurazione del dual clutch, quindi possiamo utilizzarli come assi combinati e quindi in questo caso funzioneranno proprio da dual clutch. Una pagaia azionerà la frizione a secondo della percentuale che noi sceglieremo qui in basso e con l'altra arriveremo al 100% e quindi sarà il normale utilizzo che noi abbiamo nelle partenze. Oppure possiamo utilizzarli come assi separati. In questo caso le pagaie saranno con segnali separati entrambi al 100% e per esempio in questo caso si potrebbero utilizzare come acceleratore o freno oppure come due bottoni. Ma naturalmente secondo me l'utilizzo migliore è quello proprio di dual clutch e nella parte sotto, come vedete, sceglierete la percentuale di segnale che andrete a dare alla prima pagaia. Faccio subito la specifica che la regolazione della frizione è possibile al momento solo tramite il software. Nella parte sotto abbiamo Band Knob Mod e sarebbe come vengono utilizzati gli encoder rotativi. Come button, come vedete, ogni posizione assegna un pulsante diverso. Se invece utilizziamo la funzione knob, vedete, abbiamo destra e sinistra come un normale rotary. Nella parte sotto lo stick mod ed è come vengono visti gli stickers, i joystick che ci sono ai due angoli utilizzati con il pollice, se come bottoni o come D-pad. Io consiglio sempre di utilizzarli come D-pad. Nella parte sotto abbiamo Engine RPM Indicator e serve come faremo funzionare i nostri LED dei giri. Naturalmente se lo utilizziamo come RPM Indicator abbiamo due tipologie di visualizzazione, ma ragazzi la personalizzazione in questo caso è totale. Come vedete nella parte sotto ci sono già dei preset di illuminazione, ma potrete scegliere voi l'intensità, la colorazione, la personalizzazione è ai massimi livelli. Qui in alto invece poi abbiamo Dashboard Settings e innanzitutto possiamo scegliere l'intensità di illuminazione della dashboard, in più potremo scegliere la dashboard che più ci piace. Naturalmente ci sono poi delle combinazioni di tasti che potrete dare al vostro volante per poter cambiare anche in game la dashboard. In più anche l'assegnazione del colore dei vostri pulsanti viene fatto tramite delle combinazioni tasti, ma vi mostro subito un'immagine che vi fa vedere quali sono tutte le combinazioni di tasti per andare a personalizzare ancora di più il vostro volante. In più qui nella parte sotto potrete scegliere l'unità di misura, se in chilometri o in miglia o in gradi Celsius o Fahrenheit, ma penso per quanto riguarda la personalizzazione del volante avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Come avete visto il software è davvero molto semplice e molto intuitivo. Voglio precisare che invece per cambiare la colorazione dei tasti Mozza ha scelto un sistema più manuale. Dovrete premere questi due rotary insieme contemporaneamente, si attiverà il LED sopra che vi dirà che è in modalità
Custom e a quel punto, premendo ripetutamente sui vari tasti, ne andrete a cambiare il colore. Ne sono disponibili 7. Anche in questo caso personalmente avrei preferito più questo tipo di personalizzazione fatta a livello software, innanzitutto perché darebbe più possibilità anche nelle colorazioni, o almeno di solito ce ne sono molti di più, ma soprattutto non è una cosa secondo me che andrete a fare direttamente sul volante, l'andrete a fare una volta che customizzerete il volante nella prima fase e poi basta. Quindi farlo direttamente tramite il software secondo me sarebbe stata la cosa migliore. Detto questo, passerei alla parte retro. Tutta la back cover in alluminio ricavato dal pieno, con questa serigrafia di Mozza, sempre molto curato sotto l'aspetto estetico, quelle che sono le lavorazioni e naturalmente anche materiali di livello, e questi aiutano ad avere un effetto torsionale di altissimo livello di questo volante. In questo caso abbiamo un doppio paddle shifter magnetico, vi faccio sentire il rumore. Naturalmente, come vi ho detto, ci sono i pad all'interno della confezione per poter andare a silenziare quello che è questo movimento, ma personalmente non li trovo particolarmente rumorosi. A livello di costruzione il sistema è un 2 in 1, quindi che comprende sia il sistema cambio che il sistema frizione. Anche in questo caso vi faccio vedere, non ci sono torsioni o movimenti o giochi strani. Tutto funziona nella maniera corretta. In più vi dico che a livello elettronico funziona con un sensore di Hall, quindi esente da polvere e magari da problemi di usura nel tempo. Anche per quanto riguarda la frizione funziona con un sistema di Hall di prossimità. Vi faccio vedere qual è il tiro della frizione, anzi ve la faccio vedere con le dita con cui normalmente lo potrete utilizzare. Come vedete, molto comoda come posizione e anche il tipo di durezza di molla l'ho trovata particolarmente piacevole. Anche la durezza del cambio personalmente non è tra i più duri che ho provato, ma molto deciso, e anche vi dà quell'ottimo senso di cambiata molto secca. Naturalmente se vorrete aumentare la forza basterà comprare delle calamite e aggiungerle nella parte dietro. La parte del pad in carbonio da 3 mm, in questo caso non è possibile spostarlo, ma come vi dico sempre vi faccio vedere qual è la mia posizione. Li ho trovati tutti molto comodi come distanza e disposizione. E poi trovo un aspetto molto carino quando uno cambia volante, cambiare anche quella che è la disposizione, ma in questo caso per le mie mani sono perfetti. Continuo a farvi vedere anche da diversi punti di vista quali possono essere le inquadrature, ma non credo che ci siano particolari problemi. Sempre nella parte dietro qui sotto troviamo un connettore RJ. Questo è il primo volante che io ho provato di Mozza che ha la possibilità di essere utilizzato anche con altre basi e connesso direttamente al PC. Naturalmente bisognerà vedere quando Mozza renderà disponibile il cavo USB. A livello di collegamento alla base avviene tramite il solito quick release di derivazione automobilistica. Io l'ho trovato sempre ottimo da parte di Mozza. Vi ricordo sempre, prima di inserirlo va comunque un minimo allineata la parte di quick release della base e l'innesto poi avviene in maniera molto semplice. Nella parte interna ci sono i connettori, dei piccoli micro pin che andranno a dare alimentazione al volante, ma per quanto riguarda l'azionamento dei pulsanti e della telemetria tutto avviene in maniera wireless. Proprio per quanto riguarda la telemetria voglio specificare, anche se non l'ho provato purtroppo perché non utilizzo Formula 1 della Codemaster, è forse il titolo migliore in realtà per sfruttare quelle che sono tutte le dashboard disponibili sull'FSR, perché per esempio le temperature delle gomme al momento sono disponibili solamente su Formula 1. È l'unico gioco in cui viene sfruttata la totale telemetria del gioco e viene letta totalmente da quelle che sono le dashboard di Mozza. Potrebbe essere che su altri giochi come Assetto Corsa, iRacing non vengano lette per esempio ancora le temperature delle gomme, ma sicuramente penso che sia un qualcosa solamente a livello software, ma comunque dà una piccola limitazione a quelle che sono anche le dashboard che si possono utilizzare con questo volante, cosa che magari con SIMAB si possono aggirare in diversi modi e si possono utilizzare. Come già è successo per SimMagic, non vedo tanto lontana come ipotesi la possibilità che in futuro Mozza riesca ad implementare il sistema SIMAB anche su questo volante, perché secondo me gli farebbe fare un bel balzo in avanti. Ma ragazzi, è arrivato il momento di vederlo in azione.
ragazzi, bentornati, arriviamo alle conclusioni finali. Vi anticipo subito, è un volante che costa 729 euro. Come prezzo è uno dei prezzi d'attacco migliori che ho visto personalmente, perché difficilmente a questa cifra si riesce a trovare un volante con schermo LED e tutte le funzionalità che ha questo volante. Lo scotto da pagare in questo caso è una dimensione da 28 cm, a fronte di molti suoi concorrenti che si attestano intorno ai 28,5 o 30 cm, questo però dipenderà dal vostro stile di guida. Io non ho particolari problemi nel abituarmi a quelle che sono anche le fattezze, le grandezze del volante. Naturalmente più il volante è piccolo e più rende reattiva quelle che sono le esperienze della propria base, soprattutto poi quando stiamo adesso parlando di volanti direct drive. Quindi ne potrebbe beneficiare un motore non molto potente. Magari su motori molto più potenti bisogna, secondo me, con questo genere di volanti aumentare un pochino quelli che sono i filtri per cercare di non rendere esageratamente reattivo il volante. Per quanto riguarda poi la mera ergonomia, che credo che sia l'aspetto più importante di un volante, personalmente l'ho trovata di altissimo livello. Io anche come impugnatura, con tutto che ho le mani belle grandi, mi sono trovato molto bene. Anche la disposizione dei tasti ottima. Naturalmente bisogna staccare le mani solamente per utilizzare gli encoder centrali, ma personalmente sono riuscito dopo pochissimo tempo a abituarmi anche a quella che è la disposizione dei vari tasti. Molto comodi anche i rotari che ci sono nella parte dei pollici, rendono la quantità di funzioni settabili su questo volante è veramente di altissimo livello. Personalmente avrei preferito alcuni tipi di regolazioni di layout del volante fossero fatte a livello software, invece ci sono varie combinazioni con frizioni, pulsanti eccetera per andare a configurare, anche volendo, i gradi del volante, a configurare la colorazione dei tasti, ma personalmente secondo me sarebbe stato più semplice fatto con il software. In più, altra cosa è che avrei preferito la regolazione del bite point delle frizioni, anche in questo caso fatta direttamente con una combinazione di tasti sul volante. Questo perché molto spesso capita che all'interno del gioco uno vuole switchare macchina oppure sta facendo dei test per capire qual è il punto di morso migliore, e secondo me sarebbe meglio farlo direttamente quando si è in auto piuttosto che uscire e farlo tramite il software. Per il resto l'esperienza è stata di buon livello, soprattutto ragazzi sempre con occhio al prezzo. Difficilmente è possibile avere un prodotto con queste funzionalità alla cifra con cui ce lo propone Mozza. Naturalmente sarei curioso nei commenti di sapere da possessori di questo volante come si trovano, perché naturalmente i tempi che io ho per testare questi volanti sono sempre inferiori a quello che ce l'ha sicuramente da un bel po', essendo questo volante poi uscito già da un po'. E quindi vorrei sapere proprio da voi come vi siete trovati e se magari avete riscontrato problemi che io non sono riuscito a riscontrare. Per chi invece non conoscesse, sarei curioso di sapere cosa ne pensate di questo bel gioiellino. Io ve lo faccio rivedere cercando di mostrarvi quelle che sono tutte le linee estetiche di questo volante, a mio avviso ottime. Vi lascerò naturalmente tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Naturalmente vi ricordo sempre MDS Sim Parts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì per supportarmi e ci vediamo alla prossima review. Ciao!